Allora, ciao a tutti. Sto facendo un altro video di aggiornamento sulla questione Ducati, Ducati e appello contro il famoso cucchiaio. Allora, la questione è interessante. Allora, come forse avrete capito, io mi occupo di questioni ingegneristiche, di investigare questioni ingegneristiche un po' complicate, che magari hanno a che fare anche con i regolamenti. Allora, ricapitoliamo il video precedente. Se guardate sul mio canale è il secondo video che faccio, quindi non sbagliate. C'è una scaletta anche in descrizione se volete saltare i vari argomenti, è un po' più veloce. Il video non è divertentissimo, però mi sembra interessante la questione. Allora, riassumendo velocemente, prima questione, il regolamento prevede che una moto sia regolare nel momento in cui il direttore tecnico del campionato la approva. Ci sono le verifiche tecniche prima del primo evento di stagione. A quel punto le moto vengono presentate al direttore tecnico. Il direttore tecnico che cosa fa? Le guarda, verifica che le misure, ad esempio, della carenatura stiano all'interno di un range ben definito. A quel punto, se valuta che la moto, nella sua complessità, le parti della moto siano appunto regolamentari, conformi al regolamento, altro non fa che accettarla. E questo è precisamente quello che è successo a Ducati. Di fatto Ducati ha semplicemente portato una moto e ha evidenziato al direttore tecnico la presenza di questo componente e ha chiesto al direttore tecnico una valutazione sulla liceità secondo il regolamento di questo componente e il direttore tecnico ha accettato. Ducati, quindi, stando a quello che è semplicemente il regolamento e l'evidenza, quello che è successo, è perfettamente regolare ed è la ragione per cui giustamente Ducati non si è fatta ricattare dagli altri costruttori perché è forte di una certificazione di regolarità che corrisponde all'opinione del direttore tecnico che è sul regolamento, ve lo ricordo, andate a vedermi l'altro video, è l'unico giudice che può esprimersi sulla liceità o meno di una parte della moto e della moto nella sua complessità. Quindi, stando queste cose, visto che di fatto questo appello avverrà di fronte ad un tribunale con persone che non sono degli scienziati, non sono degli ingegneri che staranno a vedere, a verificare la deportanza dell'ala, non sono degli ingegneri, non sono degli esperti, anche perché di esperti ce ne sono pochi, ok? E vi garantisco, magari farò un video, ditemelo se vi interessa, su come funziona l'aerodinamica di un componente, ok? E vi farò capire come è molto difficile che un componente non abbia effetto aerodinamico, a maggior ragione questo tipo di componente. Comunque, per queste ragioni, siccome l'appello sarà di fronte ad un tribunale, il tribunale è fatto di gente che verifica se le regole, le leggi in generale, ma le regole del regolamento tecnico sono state oppure no seguite. E qui questa verifica sarà ovvia, e cioè che Ducati ha ragione perché ha seguito pedissequamente il regolamento. Nel caso in cui invece il tribunale decidesse di dare torto a Ducati, automaticamente darebbe torto al regolamento stesso, il che è assurdo. Perché se il direttore tecnico ha accettato la soluzione di Ducati e poi esiste un tribunale che può permettersi di annullare questa decisione nonostante il regolamento dica che l'unico giudice è il direttore tecnico, automaticamente il tribunale sancirà che quel regolamento non vale nulla. Questo è semplice la questione. Quindi è altamente improbabile innanzitutto che la vittoria di Dovizioso venga tolta, perché sarebbe, oltre che assurdo negare il regolamento, sarebbe assurdo togliere agli appassionati anche questo risultato che sportivamente nessuno, e attenzione nemmeno i ricorrenti, chiede che venga annullato. La dimostrazione di quello che vi sto dicendo
altro non è che data dalle stesse parole dei ricorrenti, che non dicono mai che Ducati ha fatto qualcosa che infrange il regolamento. Parlano di altre cose, di spirito, di interpretazione dello spirito del regolamento non conforme con lo spirito con cui il regolamento è stato scritto, ma di base nessuno dice che Ducati è irregolare. Quindi, da questo, le vere ragioni di questo appello sono ovvie e sono chiare a tutti, quelli che hanno seguito come me la storia recente del motomondiale. Semplicemente Ducati è avanti dal punto di vista aerodinamico e cerca di trovare tutte le possibili soluzioni per far andare più forte la loro moto, che è, guarda caso, lo spirito del motorsport. Allora, il fatto di essere avanti dal punto di vista aerodinamico, ricordiamoci che anni fa, non tanti anni fa, le case avversarie dicevano che le alette non servivano a nulla, adesso ce le hanno tutti e le vendono anche sulle moto di serie, diventa palese quello che è lo scopo vero di questo appello, che è quello di cercare di far vietare il componente alla prossima gara in modo tale da rallentare lo sviluppo aerodinamico e dare una possibilità in meno dal Legna e allo staff tecnico di sviluppo Ducati di procedere e di, ci permettiamo di dire, di seminare gli avversari ulteriormente. Qual è allora il vero problema adesso in questa cosa? Qui entra un po', diciamo, un aspetto tecnico-legale. Il problema vero è che il regolamento dice che un componente può essere montato un componente di quel tipo può essere montato se non ha effetti aerodinamici. Il problema è che quel componente che viene chiamato appunto cucchiaio altro non è che qualcosa che ha questa forma, che serve a convogliare l'aria fresca che sta sotto la pancia della moto verso l'alto, con il fine dichiarato da Ducati di semplicemente mischiare l'aria calda che proviene dal motore e che va ad investire dal motore, dal radiatore, che va ad investire la ruota posteriore, e mischiarla appunto con dell'aria fresca che viene da sotto la pancia. Ma questo spostamento d'aria, chiunque abbia delle nozioni, diciamo, di base di fisica, se tu sposti un flusso d'aria verso l'alto, ovviamente quella superficie che ti permette di spostare il flusso verso l'alto verrà spinta verso il basso. Questa forza è il downforce. Quindi è ovvio che questo componente, per raffrescare la gomma posteriore, deve generare anche downforce. Le due cose sono intrinsecamente legate, non sono scomponibili. Se lo scopo è spostare aria verso la parte anteriore della ruota posteriore, da una zona dove è più fresca, che è il basso, non ci sono alternative al generare downforce. E questo, attenzione, è già successo che un componente avesse esattamente questo stesso comportamento, e cioè l'anno scorso quando Yamaha montò quel primo spoiler da cui Ducati si è ispirata. E questo spoiler che cosa faceva? Serviva a deviare l'acqua, ma di fatto altro non era che un cucchiaio sempre con questa forma che, come effetto secondario imprescindibile, non faceva altro che spostare aria verso l'alto e quindi generare downforce. Il dubbio qual è? Che però in realtà conferma quello che ho detto prima, cioè che questo ricorso è per rallentare lo sviluppo aerodinamico di Ducati, è che Yamaha non era temuta aerodinamicamente lo scorso anno e quindi a nessuno è venuto in mente che quella fosse un'arma aerodinamica. La stessa cosa invece è venuta chiaramente in mente nel momento in cui l'ha presentata Ducati. C'è un problema però,
che il regolamento prevede che un componente della moto, se è accettato dal direttore tecnico, che ha tutto il diritto di non accettare un componente se lo ritiene significativamente fuori dallo spirito del regolamento. È ovvio che il direttore tecnico, essendo l'unico giudice, è quello che il regolamento intende come interprete dello spirito del regolamento. È chiaro che questo regolamento dà ragione a Ducati. Quindi credo che questo update sia utile ulteriormente e vediamo cosa succede domani. Ok? Se vi interessano le mie analisi tecniche, eccetera, iscrivetevi, poi lasciate dei commenti che sono interessanti. Quelli cattivi poi li cancello tanto. Ciao!